4 milioni di tonnellate. Ricordati questo numero. È il peso esatto della materia che il Sole sta annientando in questo preciso secondo. E lo farà anche nel prossimo. E in quello dopo ancora. Tutto questo caos nucleare serve solo per una cosa: per permettere a te di esistere. Pensi che il nostro angolo di universo sia un luogo pacifico, un orologio perfetto con i pianeti che girano in tondo? Ti sbagli di grosso. È un'arena violenta. Immagina 6.000 miliardi di bombe atomiche che esplodono ogni secondo. Questo è il nucleo del Sole. Un'oscurità luminosa dove la pressione è così schiacciante che gli atomi di idrogeno si fondono a forza. Il plasma si ribella alle leggi della fisica classica. Un plasma densissimo, in equilibrio radiativo, a 15 milioni di gradi. E tu, proprio ora, sei bagnato dalla radiazione di questo mostro. Ma come fa questa luce ad arrivare fino a te? Fermati un attimo. Pensa a un singolo raggio di luce che ti sta scaldando la pelle. Sai quanto ci ha messo a nascere? Quel fotone ha viaggiato per 100.000 anni dentro il Sole, rimbalzando come una pallina da flipper impazzita. 100.000 anni intrappolato. Poi, all'improvviso, emerge sulla superficie e in soli 8 minuti attraversa 150 milioni di chilometri per schiantarsi contro il tuo occhio. 8 minuti contro 150 millenni. Non è assurdo? E qui arriva la sorpresa. Lo spazio tra noi e il Sole non è vuoto. È un nulla pieno di energia. Se il Sole fosse grande come un pallone da calcio, la Terra sarebbe una capocchia di spillo distante 25 metri. E in mezzo? Il rumore silenzioso della gravità. Ma questo oceano invisibile non è tranquillo. È attraversato da un uragano costante che minaccia di strappare via l'aria che respiri ogni giorno. Il vento solare è uno sciame di particelle letali sparate a 3 milioni di chilometri all'ora. Se colpissero il tuo corpo direttamente, il tuo DNA verrebbe fatto a pezzi in pochi istanti. Brucia. Brucia senza fiamme. Brucia e distrugge. Ma tu sei protetto, perché la Terra non è solo roccia. Ha un cuore di ferro fuso che genera uno scudo magnetico invisibile. Un giubbotto antiproiettile planetario che devia questa tempesta cosmica. Quando queste particelle cosmiche si schiantano contro il nostro scudo, scivolano verso i poli e incendiano il cielo. È l'aurora boreale, la bellezza visibile di un tentato omicidio spaziale. È come guardare i proiettili che rimbalzano sul vetro blindato della tua macchina. Ma c'è un problema enorme. Questo scudo non è perfetto e il Sole, a volte, si arrabbia sul serio. Immagina che il Sole starnutisca. Una gigantesca eruzione di plasma si stacca dalla sua superficie. Miliardi di tonnellate di materia magnetizzata, puntate dritte verso di te. È già successo nel 1859. I fili del telegrafo presero fuoco da soli. Se accadesse oggi, friggerebbe ogni satellite, ogni telefono, ogni computer sulla Terra. Torneremmo all'età della pietra in 12 ore. Quanto manca al prossimo colpo diretto? Nessuno lo sa. Vuoi sapere cosa succede a un pianeta che perde il suo scudo? Guarda Marte. Un tempo era azzurro, con fiumi e oceani caldi. Oggi è un deserto rosso e ghiacciato. Il vento solare gli ha letteralmente scorticato via l'atmosfera, molecola dopo molecola. Marte è un cadavere planetario, il sapore metallico della morte cosmica, e ci ricorda quanto sia fragile la bolla in cui vivi ogni giorno. Ma spingiamoci oltre. Ora allontaniamoci. Oltre Marte entriamo nel regno dei detriti. I film di fantascienza ti hanno mentito. Ti mostrano campi di asteroidi densi come un ingorgo in autostrada dove devi fare lo slalom per sopravvivere. La realtà? Se tu fossi su un asteroide in questo momento, il sasso più vicino sarebbe distante 1 milione di chilometri. L'infinito invisibile. Eppure, questa fascia di macerie nasconde il confine del nostro sistema. Se sei arrivato fin qui con me, è perché una parte di te ha fame di queste verità cosmiche. E siamo solo a metà del viaggio. Superato il vuoto, incontriamo il Re, Giove. Non è un pianeta solido, è una gigantesca palla di gas tossico,
11 volte più larga della Terra. Giove è l'aspirapolvere del Sistema Solare. Con la sua gravità mostruosa cattura comete e asteroidi che altrimenti punterebbero dritti verso di te. Si sacrifica per noi. Ma cosa c'è davvero sotto le sue nuvole vorticose? Scendiamo. Più sprofondi in Giove, più la pressione diventa insopportabile. Schiaccia sempre più forte. Schiaccia la materia fino a romperla. L'idrogeno, che sulla Terra è un gas leggero, qui viene compresso a tal punto da diventare un metallo liquido. Un oceano elettrico oscuro e ribollente, profondo decine di migliaia di chilometri. È un ambiente alieno, violento, dove nessuna sonda umana potrà mai sopravvivere. E poi c'è Saturno, il gioiello del sistema. Ma non farti ingannare dalla sua eleganza. Quegli anelli perfetti non sono solidi. Sono un'autostrada di miliardi di proiettili di ghiaccio, grandi da un granello di sabbia a un grattacielo. Viaggiano a 80.000 km all'ora, scontrandosi in una coreografia caotica. Una sinfonia di distruzione e creazione continua. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Dobbiamo andare molto, molto più lontano. Oltre i giganti di ghiaccio, Urano e Nettuno, il Sole appare molto più piccolo, ma rimane milioni di volte più luminoso di qualsiasi altra stella nel cielo. Qui le temperature sfiorano lo zero assoluto. Entriamo nella fascia di Kuiper, una discarica cosmica di mondi congelati, come Plutone. È il regno dell'eterno istante, dove tutto si muove a rallentatore. Ma aspetta, dove finisce davvero il regno del Sole? Pensi che sia qui? Sbagliato. Il vento solare che abbiamo visto prima continua a viaggiare. Soffia e crea una bolla gigantesca attorno a tutto il sistema solare. L'eliosfera. Un uovo magnetico colossale che ci protegge dalle radiazioni del resto della galassia. Senza questa bolla, la radiazione cosmica che raggiunge la Terra aumenterebbe, ma l'atmosfera e il campo magnetico terrestre continuerebbero a proteggere la vita, impedendone la sterilizzazione. È il nostro scudo di livello superiore. Ma questa bolla non sta ferma. Dimentica il modellino scolastico fermo sul tavolo. Il Sole sta trascinando te, la Terra e tutti i pianeti in una corsa folle attorno al centro della Via Lattea, a 800.000 km all'ora. Siamo un proiettile cosmico. Davanti alla nostra bolla si crea un'onda di prua, bow wave, simile all'acqua davanti alla prua di una nave. Il plasma interstellare si infrange contro di noi. Stiamo navigando in un oceano oscuro e violento. Ogni atomo del tuo corpo, ogni respiro che fai, è legato a questo delicato equilibrio di forze titaniche. Sei qui, in questo momento, su un granello di roccia bagnato, protetto da scudi invisibili, mentre sfrecci a velocità inimmaginabili attraverso il vuoto letale. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui. E questo era solo il nostro piccolo cortile di casa. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio, dove la luce del nostro sole non è mai arrivata. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così immensa. Aiutami a portare l'invisibile agli occhi di tutti.